l'archivio provvisorio della CGIL bolognese, ricostituita l'11 novembre del 1944, prese possesso del palazzo sito in via Marconi 67/2, appena fatto costruire dalla Confederazione Fascista dell'Agricoltura e denominato Casa del Contadino. Si trattò di assegnazione a risarcimento del maltolto, cioè gli edifici che il fascismo aveva requisito alle associazioni libere e dal patrimonio pubblico. Da prima, quindi, la Camera lo ebbe incomodato d'uso. Poi nel 1948 la CGIL propose al Comune di acquistarlo. Il palazzo però fu intestato alla CGIL nazionale, che intanto doveva affrontare un impegno economico forte sulla sede nazionale di Corsa Italia. Abbiamo deciso di esporre oggi, per l'occasione qui in salone, gli atti originali che testimoniano quei momenti e quei passaggi di proprietà. Solo nel 1989 la Camera del Lavoro ne divenne proprietaria, a seguito di una prima delibera proposta da Bruno Trentin al direttivo nazionale della CGIL. Ricordiamo che la Camera del Lavoro di Bologna, che si trovava in via d'Azeglio al numero 43, fu saccheggiata dai fascisti nella notte del 4 novembre 1920. L'onorevole Matteotti denuncerà la Camera ai fatti di Bologna, sottolineando la connivenza delle forze dell'ordine con gli assalitori. Nella notte tra il 24 e il 25 gennaio 21, i fascisti incendiarono nuovamente la sede di via d'Azeglio. La sede sindacale fu incendiata anche il 27 maggio e il 6 agosto del 1922. Oggi siamo qui. Siamo qui nella sede della Camera del Lavoro metropolitana, accanto alla sede della CGIL regionale. Saluto Gianluca Zilocchi della segreteria della CGIL regionale. Siamo qui con le nostre 6 Camere del Lavoro intercomunali, le oltre 70 sedi nei comuni e nei quartieri, a cui si aggiunge la nuova sede di Interporto e la sede aperta da pochissimi giorni di Casa Rider a Porta Fratello. Come avrete visto, siamo dentro importanti lavori di ristrutturazione e restauro del palazzo di via Marconi. Siamo un cantiere aperto in questi giorni. E oggi, come allora, vi chiediamo, ve lo chiediamo fra pochi minuti, a ciascuno e ognuno di voi, oggi lo faremo anche nelle prossime settimane, nei luoghi di lavoro, nelle leghe dello STI, nelle assemblee, di sottoscrivere simbolicamente un'ora di lavoro per i lavori di ristrutturazione della Camera del Lavoro di Bologna. In questo 80° della liberazione c'è anche un nostro piccolo grande 80°. È un pomeriggio di riflessione, di riposo, mentre siamo impegnati nelle vertenze per i contratti, per la difesa dei posti di lavoro, per la campagna referendaria, sul lavoro e la cittadinanza. E stamos in cammino, per usare un'espressione di Papa Francesco, la cui determinata autorevolezza dalla parte della giustizia sociale e ambientale, dalla parte della pace, già ci manca. Si tratta di un pomeriggio denso di appuntamenti. Grazie ai segretari generali della CGIL di Bologna che sono qui con noi. Grazie a Duccio Campagnoli, a Danilo Barbi, a Cesare Melloni, a Danilo Gruppi, a Maurizio Lunghi. Grazie di essere qui oggi. Saranno nostre guide di eccezione alla mostra. Grazie ai fotografi professionisti che ci hanno messo a disposizione scatti meravigliosi, Michele Lapini, Margherita Caprilli, Gianluca Perticoni, ma anche grazie ai compagni Andrea Fabri Cossalini e Marco Romano per le bellissime foto che fanno parte della mostra. Ricordo anche l'articolo uscito sabato scorso, 19 aprile, di Luca Sancini su Repubblica. Tra l'altro tra pochi giorni sarà anche in uscita un libro con Repubblica il 24 aprile. Grazie a Emiliano Nanni di Figurine Forever, con il quale continuiamo una bellissima collaborazione. Siamo alla terza figurina della memoria, presenteremo la terza figurina qui tra poche ore. La terza figurina dopo Argentina Altobelli e Loredano Ghizzari. Non vi anticipo nulla, ricordo però che la scelta di dedicare la prima figurina della memoria a Argentina Altobelli arrivò dopo la citazione a sproposito di Giorgia Meloni di Argentina Altobelli al Congresso Nazionale della CGIL. Grazie anche a Gianluca Farinelli che ci raggiungerà alle 5, che insieme a Susi Bani introdurrà il video realizzato dall'Archivio Pedrelli. Ringrazio Gianluca perché sono molto contento del lavoro comune che stiamo facendo con la Cineteca e che ci porterà anche quest'estate, dal 3 al 5 luglio, con la nostra festa, tra le sale del Cinema Lumière e Piazzetta Anna Magnani. Grazie soprattutto al nostro Archivio Pedrelli, senza il quale nulla sarebbe stato possibile. Grazie a Milvio, grazie a Mauro, grazie a Betty. Non saremmo nulla senza la nostra e prendercene cura è un lavoro prezioso.
Allora grazie a tutti per essere presenti, grazie ad Anna Cocchi, perché il nostro pomeriggio è uno dei tanti eventi di queste settimane di resistenza e antifascismo. Nei quartieri, nel territorio, nella pianura, nell'Appennino. Viva l'ANPI, perché ci ricorda che senza la resistenza e il contributo fondamentale che le masse popolari dietro alla lotta di liberazione non avremmo avuto la nostra Costituzione fondata sul lavoro. Grazie a Daniele Ara, il rappresentante del Comune di Bologna. Questa presenza testimonia attenzione e un riconoscimento mai scontato delle istituzioni per il valore generale della rappresentanza del lavoro. Grazie a Ilaria Romeo, responsabile dell'archivio storico della CGIL nazionale, che ci permetterà di inquadrare questa nostra discussione e questo nostro anniversario in un contesto più ampio. Buona mostra, buona liberazione a tutti. La parola ad Anna Cocchi. Allora, buongiorno a tutti. Intanto ringrazio di questo invito. È doveroso per ANPI essere qui, perché credo che le attività che svolgiamo nel nostro quotidiano si intrecciano giorno per giorno. ANPI chiede tantissime volte aiuto alla CGIL. Non saremmo scesi in piazza in novembre quando 300 camicie nere pensavano di occupare Bologna se non avessimo avuto a fianco a noi il movimento sindacale nella persona della CGIL, nella persona in particolare di Michele. La stanchezza si fa sentire. Così come non siamo nelle piazze quando è stato necessario raccogliere le firme, lo saremo ancora in tutto questo periodo fino alla scadenza del referendum, che ancora abbiamo parecchie settimane davanti. Quindi il nostro intreccio è perché i valori che ci uniscono sono sicuramente comuni. E ne possiamo chiuderlo? Se volevo riproiettare la cosa, ma a questo punto spero. Quindi sono comuni e non possiamo essere, come vi dicevo, qui. Che cosa posso aggiungere oltre ai miei saluti? Una curiosità, un aneddoto che in questi giorni mi è passato fra le mani. È un aneddoto che ritorna al lavoro. Perché l'articolo 1 della Costituzione inizia proprio l'Italia è una Repubblica Democratica fondata sul lavoro? Dove nasce? Come nasce questo primo enunciato e questo primo numero, articolo 1? Nasce dalla disquisizione, forse molto accesa, forse non era solo una disquisizione, ma forse era un po' un dibattito acceso fra ovviamente membri della Costituente che non ritengono di cedere nessun passo rispetto alla formulazione delle prime mosse, sugli articoli della Costituzione, in particolare proprio il primo. Per caso, una mattina, Togliatti incontrò, passeggiando, recandosi ovviamente nella sede, incontrò Dossetti e disse: ma insomma, guardate, se così andiamo avanti probabilmente non arriveremo mai a una e non possiamo certo continuare di questo passo, dobbiamo necessariamente trovare una formula. Quindi si accordano per incontrarsi, ovviamente in forma del tutto segreta, e lo fanno in un bar che ancora esiste, mi dicono, a Roma, e discussione su discussione si rendono conto che probabilmente quello che pensa Dossetti, che però cerca di non svelare, e quello che pensa Togliatti pensa di non svelare perché probabilmente c'è ancora una dose di diffidenza non piccola, però arriva il momento in cui insomma se la dicono e pensano, ed è Dossetti ad esprimersi in questo modo, che dice: dalla centralità del lavoro si arriva alla centralità della persona umana. Questo è quello che io penso e sul quale si debba
debba nascere la nostra Costituzione, perché poi dalla centralità della persona umana e attraverso il lavoro si acquisisce la dignità. E da questo incrocio, da questo momento di incontro forse un po' furtivo, un po' non so se quanto sia romanzato, ma ci sono anche degli atti di commissione che lo raccontano, nasce ovviamente, parte, prende il via la nostra Costituzione. Allora, io credo che questo momento di solennità dell'80° vada ricordato, così come ricordiamo ovviamente come ANPI il lavoro straordinario che hanno compiuto i partigiani e le partigiane. Altrettanto importante è ricordare quello che hanno fatto i costituenti e da dove sono partiti. Sono partiti da un concetto ben preciso che ha trovato ovviamente la sintesi nel riconoscere il valore della persona umana e che la persona umana è una persona solo quando ha un lavoro e un lavoro dignitoso. Il resto lo lascio al sindacato, perché è il sindacato che si batte per tutto quello che sono i diritti che possono essere non ancora conquistati o non tutelati abbastanza. Grazie. Grazie Anna, dare la parola adesso all'assessore Daniele. Grazie Michele, ringrazio veramente la CGIL per l'invito, porto il saluto del sindaco, è un piacere vedere tanti segretari qui davanti, insomma tutti insieme. Insomma, credo che non fosse neanche a voi, forse un momento importante. Farei un bel applauso perché sono sicuro che vedendo qua. Grazie per questo momento perché insomma siamo impegnati in un 80° molto importanti insieme a ANPI in tutta Bologna, in tutta la città metropolitana e con iniziative veramente di ogni genere che dove la città mette a disposizione i propri presidi sociali, culturali, le principali agenzie culturali, come anche voi insomma state collaborando con tante iniziative. Un lavoro anche nelle scuole, fatemi dire come assessore alla scuola, adesso noi domani saremo a ricordare la brigata Maiella, saremo a partire Savena e tante iniziative, abbiamo ristampato copie della Costituzione, un bellissimo librettino che stiamo dando a tutte le scuole superiori insieme ad ANPI proprio sul ricordo del fascismo, dell'antifascismo e del percorso per la liberazione della città. Un momento importante comunque l'80°, perché io credo che insomma la storia ci dice che fu uno voi intanto la CGIL non perse tempo, il 22 aprile era già subito un segnale molto forte della ripresa democratica e civile della nostra città e del nostro paese. A dimostrazione tra l'altro di come la nostra storia, la storia del lavoro, dell'impegno per il lavoro sia sempre stato un impegno strettamente collegato alla nostra Costituzione e all'interesse comune del nostro paese. Di questo credo che dobbiamo ringraziare veramente CGIL, che è sempre stata, anche nei momenti di radicalità del conflitto per ottenere degli avanzamenti importanti dal punto di vista del lavoro e delle conquiste sociali, ha sempre avuto il bene comune e l'interesse generale della nazione in maniera molto importante, insomma dai difficili anni del dopoguerra, le conquiste sociali degli anni 60 e 70, il terrorismo e recentemente anche a difesa della nostra Costituzione, perché la via maestra, io c'ero il 7 ottobre a Roma, è stata una manifestazione molto importante, tra l'altro una di quelle date, il 7 ottobre, no? Che hanno cambiato anche la storia recente con tutte le conseguenze che sappiamo. Quindi un ringraziamento vero e credo che noi abbiamo un dovere, insomma, in questa fase così complicata della storia, di unire i riformisti, i democratici, chi ha a cuore veramente un'idea di Europa e un'idea di Costituzione civile democratica. Noi dobbiamo veramente cercare dei denominatori comuni perché stiamo attraversando delle fasi complicate della storia. Ieri mattina eravamo tutti in piazza e credo che è stato un momento che ci ricorderemo tutti quanti, no? Cioè, un 80° così importante, tra l'altro un 21 aprile molto partecipato, e sullo sfondo questa campana a morte che suonava a morte, i rintocchi per ricordare Papa Francesco che moriva in quei minuti, di cui abbiamo avuto la notizia in quei minuti, non era morto prima, però è stato credo un momento anche questo dove
fa venire un po' i brividi, no? Pensare di essere così testimoni insieme di momenti storici come quelli, è stato un momento molto, molto importante. Per il resto io ho qualche ricordo personale. Io credo fosse Campagnolo, il segretario, il centenario della Camera del Lavoro. Io ero tra quei camerieri che serviva alla Bandiga nel 1993. Però anche lì sono questioni che rimangono, perché c'è l'impegno civile e sindacale, ma c'è anche l'idea di stare dentro un tessuto civile della città ed un'idea anche di storia, di conoscenza della storia che ci porta ad affrontare meglio il presente, che è l'invito che dobbiamo avere tutti, io credo, anche nel ricordare, nel fare memoria. Ne parliamo spesso con Ampi, insomma noi abbiamo un grande dovere affinché la memoria sia un qualcosa di estremamente attuale, che sia un ricordare la storia, capirla, e questo già non sarebbe una gran cosa, ma cercare veramente di trasferire valori per capire cosa fare nel presente, perché noi siamo chiamati a un grande impegno nel presente per costruire un futuro che deve essere un futuro di speranza. Com'era la frase, no? Mi rimase scolpita da studente ventenne: accorrete dunque se vi punge il desiderio del meglio, se vi sta a cuore l'avvenire vostro e dei vostri figli. Ecco, io credo che la memoria ci deve servire questo, insomma, conoscere, capire, continuare con una lotta e con l'impegno politico, perché abbiamo al cuore il futuro nostro e dei nostri figli. Grazie. Ora la parola a Ilaria Romeo, responsabile nazionale dell'archivio della CGIL. Sarò breve, ve lo prometto. A me il compito di contestualizzare quello che andrete poi a vedere in un quadro più nazionale, più generale. Vi racconterò sostanzialmente dal 43 al 45, brevemente, giuro. Affermava Giuseppe Di Vittorio, cominciamo con i classici, in occasione del primo anniversario della liberazione: l'insurrezione vittoriosa di tutto il popolo dell'Italia del Nord del 25 aprile 1945 realizzò la premessa essenziale della rinascita e del rinnovamento democratico e progressivo dell'Italia, come della sua piena indipendenza nazionale. È per noi motivo di grande soddisfazione ricordare che a questo movimento di riscossa nazionale il contributo più forte e decisivo fu portato dai lavoratori italiani. Furono gli operai, i contadini, gli impiegati ed i tecnici che costituirono la massa ed il cervello delle gloriose formazioni partigiane e di tutti i focolai di resistenza attiva all'invasore tedesco. Chi può dire se la clamorosa vittoria del 25 aprile sarebbe stata possibile senza gli scioperi generali grandiosi che dal marzo del 1943 si susseguirono a breve distanza fino al 1945. Quegli scioperi che contribuirono fortemente a paralizzare l'efficienza bellica del nemico e a sviluppare la resistenza armata costituiscono un esempio unico e glorioso di lotta decisa dalla classe operaia sotto il terrore fascista, sotto l'occupazione nazista ed in piena guerra. È un esempio che additava il proletariato italiano all'ammirazione del mondo civile. Fra il 5 e il 17 marzo del 1943 le fabbriche torinesi sono bloccate da una protesta che coinvolge 100.000 operai. Dietro le rivendicazioni economiche, le agitazioni hanno un chiaro intento politico, cioè la fine della guerra e il crollo del fascismo, un'ondata che da Torino si estende alle principali fabbriche del nord Italia. Con gli scioperi del marzo del 1943 succede qualcosa di nuovo nel nostro paese. In pochi giorni dopo il via dato a Torino, nel triangolo industriale 300.000 operai cominciano la lotta. E questo assume un significato politico enorme ed immediato, anche se fabbrica per fabbrica vengono avanzate dagli operai solo rivendicazioni salariali precise e limitate. Gli scioperi del marzo 43, riportava nel 1975, un dossier a cura di Aldo De Jaco, fra l'altro conclusi non solo con un grande successo politico, ma anche con esito positivo dal punto di vista economico, hanno un grande rilievo nella storia dell'unità dei lavoratori. Essi ne esprimono infatti la resurrezione come massa dopo più di 20 anni di feroce oppressione di classe
e pongono le basi di un'unità nuova delle grandi correnti sindacali storiche che già avevano guidato i lavoratori fino alla dittatura e poi anche nella clandestinità. Questa unità sarà poi sancita dal Patto di Roma dell'anno dopo, che darà vita alla CGIL unitaria. Gli scioperi del marzo 43, scriveva sul padre indipendente Lucio Cecchini, ratificarono dopo un mese di lotta non soltanto la vittoria dei lavoratori sul terreno salariale, essi segnarono qualcosa di più. La prima grande, vera sconfitta del fascismo nei suoi elementi ritenuti più vitali, quali la forza della repressione poliziesca e di partito, il mito della sua organizzazione, la decantata adesione totalitaria dei lavoratori e del popolo italiano al regime. La resistenza la iniziano le lavoratrici e i lavoratori, e non uso volutamente il termine operai, e loro la concludono occupando le fabbriche 2 anni dopo, alla vigilia del 25 aprile 1945, insorgendo, scioperando nuovamente nel marzo del 1944. Il 1° marzo di quell'anno tantissimi lavoratori, secondo il Ministero dell'Interno circa 210.000, di cui 32.000 solo a Torino, secondo gli Ovaliani, d'accordo anche Paolo Spriano, perlomeno 500.000 operai e impiegati, incrociano le braccia, malgrado la repressione, la minaccia di licenziamento, la paventata deportazione in Germania. Agli scioperi aderiscono centinaia di migliaia di operai, impiegati, tecnici, persino dirigenti di ogni categoria produttiva e servizio pubblico, tranvieri, ferrovieri, posti telegrafonici, dipendenti statali e municipali, bancari, assicuratori, studenti di molte scuole superiori ed università. Scioperano anche i dipendenti del Corriere della Sera di Milano. Siamo nel marzo del 1944, 3 mesi più tardi rinasce la CGIL. Nel giugno del 1944, poche ore prima della liberazione della capitale da parte degli alleati, il lavoro di dialogo unitario, avviato già negli anni 30 fra i principali esponenti del sindacalismo italiano, culmina nella firma del Patto di Roma. L'accordo ufficiale in realtà porta la data del 9 giugno, ma sarà antidatato per onorare la memoria di Bruno Buozzi. La CGIL unitaria nasce dal compromesso fra le principali forze politiche italiane. E il Patto di Roma è siglato da Giuseppe Di Vittorio per i comunisti, Achille Grandi per i democristiani, Emilio Carevari per i socialisti. Manca appunto una firma, quella di Buozzi, barbaramente ucciso dai nazisti in quelle stesse ore. Buozzi, Di Vittorio, Grandi, sono proprio questi uomini i protagonisti della ricostruzione del sindacato libero e democratico, già a partire dai primi giorni dopo la caduta di Mussolini del 25 luglio 1943, quando con la regia di Leopoldo Piccardi, nuovo ministro dell'Industria, del Commercio e del Lavoro del governo Badoglio, i vecchi sindacati fascisti vengono commissariati. Buozzi andrà a guidare la Confederazione dei Lavoratori dell'Industria, Grandi la Confederazione dei Lavoratori dell'Agricoltura, e Di Vittorio ovviamente guiderà i braccianti. Buozzi, recitano gli appunti di Oreste Rizzadri, ci mette al corrente delle intenzioni di Piccardi, ostacolato dagli altri ministri, di nominarlo commissario della Confederazione dei Lavoratori dell'Industria, con Achille Grandi e quella dei Lavoratori dell'Agricoltura. Gli hanno chiesto anche i nomi di vecchi sindacalisti per altre confederazioni. Buozzi ha posto come condizione pregiudiziale la presenza dei comunisti, in particolare quella di Roveda e di Vittorio. Piccardi è perplesso, personalmente non sarebbe contrario, ma Badoglio e gli altri ministri, in definitiva Vittorio Emanuele, difficilmente ingoieranno un rospo di tale portata. Con il Patto di Roma del 1944 rinasce la CGIL unitaria, che seppure destinata a vita breve a causa delle tensioni politiche nazionali e internazionali legate al nuovo scenario della guerra fredda, incideranno notevolmente sugli assetti costituzionali dell'Italia e sulla ricostruzione materiale, economica, sociale, civile ed umana di un paese uscito sconfitto dal conflitto mondiale. L'unità sindacale non sopravviverà alle tensioni della guerra fredda e dello scontro politico italiano, ma avrà l'indubbio merito storico di conferire al sindacalismo italiano un'importanza mai venuta meno nella struttura e nel funzionamento della nostra democrazia. La firma del Patto di Roma è di per sé un evento straordinario, non solo per gli effetti che produce, ma anche per il lavoro di tessitura unitaria che lo precede, per il modo in cui viene siglato. È bene ricordare, infatti, come l'intesa venga raggiunta in piena clandestinità e durante l'occupazione nazista.
Il patto trae sostegno dalla spinta dei lavoratori che, lo abbiamo visto, nel marzo del 43, poi ancora nel novembre-dicembre 43, ancora nel marzo del 44, tornano a scioperare contro il fascismo, responsabili della guerra e delle terribili condizioni di vita e di lavoro che questa comporta. In un contesto di nazione occupata militarmente e frammentata in molteplici centri di potere con diverse legittimazioni, alleati, Repubblica di Salò, Governo Badoglio, Comitato di Liberazione, la nascita della CGIL rappresenta un'assoluta novità. Si tratta di un'organizzazione di grandi dimensioni, unitaria e autonoma, che assume il ruolo di rappresentanza dell'intero mondo del lavoro. Nelle zone liberate dagli alleati che avanzano lungo la penisola, il sindacato ricostituito funge da elemento di ordine interno, favorendo la stabilizzazione. Nelle regioni centro-settentrionali rappresenta un punto di riferimento fondamentale per la resistenza. Il 25 aprile del 1945 le popolazioni delle principali città del nord insorgono, l'Italia è finalmente libera. Il 25 aprile del 1945 in realtà inizia la ritirata da parte dei soldati della Germania nazista e di quelli fascisti della Repubblica di Salò dalle città di Torino e Milano, ma la resa di Caserta, l'atto formale e conclusivo che sancisce la fine della campagna d'Italia e la definitiva sconfitta delle forze neofasciste nella penisola durante la seconda guerra mondiale, sarà firmata solo il 29 aprile, rimanendo operativa a partire dal 2 maggio. Del resto, alla data del 25 aprile 1945, molte città risultano essere già libere. Nelle prime ore della mattinata del 21 aprile 1945, le unità alleate del secondo corpo polacco, dell'8ª armata britannica, della divisione USA 91esima e 34esima e i gruppi di combattimento Legnano, Friuli e Folgore della brigata partigiana Maiella entrano a Bologna senza colpo ferire, liberando la città già abbandonata da tedeschi e fascisti il giorno precedente. I bersaglieri del battaglione Goito sfilano percorrendo via Rizzoli, mentre la folla radunata ormai in centro li acclama. Scriveva sul proprio diario Aldo Gilberti, direttore di banca, all'epoca responsabile della filiale bolognese della Banca Nazionale dell'Agricoltura. Oggi, 21 aprile 1945, nel giorno del Natale di Roma, la Dotta chiude la sua sanguinosa tragedia. Sono le 7:30 quando mia moglie mi viene a svegliare bruscamente. Nella direzione sono apparse le prime pattuglie alleate. Dalle finestre che danno sulla stretta via Altabella si inquadra uno spicchio della strada dal quale si intravedono i primi liberatori avanzare guardinghi col fucile spianato. Scendiamo anche noi, la ressa è impressionante. I passanti abbracciano i soldati, l'aria sembra spaurita, la soddisfazione è evidente. Entriamo in San Petronio, è deserto quasi, e il sacerdote celebra la messa davanti a una mezza dozzina di fedeli e combattenti. Fuori sfilano polacchi, inglesi, americani, camioncini stracarichi di partigiani, quelli calati dalla montagna o che hanno atteso in città. Rapidamente le strade si animarono di migliaia e migliaia di cittadini, ricorderà un testimone, che diero vita a una festa indimenticabile, fantastica. La gente d'un tratto riprese il gusto di ridere, di urlare, di chiamarsi, di fare salti e di baciarsi, di organizzarsi. Il progetto unitario, avviato con la firma del Patto di Roma, è rappresentato a Bologna dalla nascita di una commissione provvisoria esecutiva riunitasi per la prima volta il 10 novembre del 1944 nei locali della canonica della chiesa di Santa Cristina in via del Piombo. Nel pomeriggio del 22 aprile 1945, il giorno successivo alla liberazione della città, la commissione si insedierà stabilmente nell'ex casa del contadino di via Roma, ora via Marconi. La zona dove si insedia il sindacato è una delle più colpite dai bombardamenti della guerra, che avevano lambito lo stesso edificio dell'ex sindacato fascista dei lavoratori dell'industria. Riconquistata la libertà, scrive Luigi Arbizzani, la Camera Confederale del Lavoro di Bologna, preparatasi a tale ruolo, diventa il centro propulsore della mobilitazione dei lavoratori e del loro slancio per affrontare i compiti immani che stanno di fronte alle esigenze delle grandi masse, della città e del paese. L'esecutivo provvisorio della Camera del Lavoro, che nel pomeriggio di domenica 22 aprile 1945 prende possesso della sede di via Roma, ora via Marconi 67-2, è subito circondato da un vasto consenso di masse che vogliono partecipare nel nuovo clima di libertà e di attese alla ricostruzione materiale e morale del paese, che vogliono assumere il ruolo di protagonisti nella democrazia auspicata dalla lotta fascista, dalla lotta antifascista e dalla resistenza armata.
È indubbio che la CGIL su scala nazionale e la Camera Confederale del Lavoro di Bologna, rappresentanze unitarie delle grandi masse lavoratrici italiane, hanno dato un contributo decisivo alla ricostruzione delle stesse amministrazioni libere post-fasciste che vengono elette a suffragio universale nella primavera del 1946. Hanno dato un contributo decisivo alla vittoria repubblicana nel referendum istituzionale del 2 giugno dello stesso anno, hanno ancorato i partiti politici di massa all'espressione unitaria della resistenza che tra diversità di concezioni e di apporti si è rispecchiata nella Costituzione repubblicana varata nel dicembre del 1947 dopo 18 mesi di lavori dell'Assemblea Costituente. Giuseppe Di Vittorio, non a caso, sarà la costituente relatore della terza commissione, incaricata di redigere le norme costituzionali sui diritti sociali ed economici, e sarà grazie al lavoro e all'impegno della CGIL che principi e istituti fondamentali quali la libertà sindacale, la contrattazione collettiva e il diritto di sciopero entreranno nel testo finale. Perché abbiamo combattuto contro i fascisti e i tedeschi? Si chiedeva Luciano Lama il 25 aprile del 1978 durante i terribili giorni del rapimento Moro. Perché abbiamo rischiato la vita, perduto nelle montagne, nei crocevia delle campagne, nelle piazze delle nostre città, dei nostri compagni e fratelli, i migliori. Perché siamo insorti con le armi quando il nemico era più forte di noi. Noi abbiamo lottato allora per la giustizia e per la democrazia, per cambiare l'Italia, per renderla libera. Dobbiamo sconfiggere nella coscienza dei lavoratori e del popolo ogni tentazione al disimpegno da qualunque parte essa venga. Oggi, in un momento drammatico della nostra storia, guardiamo con grande preoccupazione al presente e ricordiamo con giusta fierezza, anche se senza trionfalismo, la lotta di 30 anni fa. I giovani devono crescere con questi valori e sapere che la nostra generazione, pur con i suoi limiti e i suoi errori, ha creduto in qualche cosa e continua a crederci ed è capace di sacrificarsi e continua a sacrificarsi per quei valori. La nostra gioventù, così incerta e senza prospettive, anche per nostre manchevolezze, deve ricevere da noi in questo momento una lezione. Deve trovare in noi un esempio che, come nel 43-44, non è fatto di parole, ma di scelte dolorose, di sacrificio, anche grande, perché c'è qualcosa che vale di più di ciascuno di noi, conquiste faticate nella storia degli uomini, che ci trascendono e si chiamano democrazia, libertà, uguaglianza, ieri come oggi, forse soprattutto oggi, perché continuiamo tutte e tutti noi ad essere protagonisti di una storia che ci rende orgogliosi del nostro essere e del nostro essere stati, con la consapevolezza forte e inamovibile, sempre per citare i grandi, di servire una causa grande, una causa giusta, una causa che vale bene un impegno, vale bene un rischio, vale bene una vita. Perché diceva Bruno Trentin, lavorare nella CGIL non è e non può essere un mestiere come un altro, ma può diventare una ragione di vita, perché ci sono delle radici, diceva Luciano Lama, che non si possono slargare. Grazie. Ed è importante che ci sia, perché noi abbiamo tutti bisogno ogni tanto di guardarci dentro per capire che cosa succede fuori, e guardandoci dentro dobbiamo recuperare una storia che è la nostra, quindi è importantissimo. La mostra che abbiamo fatto è divisa per decenni, sono 8 decenni, 80 anni, 8 decenni. C'è una brevissima memoria piccolissima di che cosa è successo in quei decenni alla CGIL, ma più che altro ci sono delle bellissime foto che vi consiglio di guardare per bene. Scorrere un po' avanti. C'è un sacco di posto. Duccio Campagnoli si ferma qui con me. 6 secondi intervento. Perché Duccio non lo dice nessuno, ma è il più vecchio dei segretari. Come no? Allora, noi abbiamo chiesto ai nostri segretari di essere vicini a chi scorre la mostra, pronti a rispondere a domande e interlocuzioni e anche a raccontare, se sono stimolati dalle fotografie, magari qualcosa su quel momento in cui è stata fissata
la macchina la fotografica. Perché abbiamo fatto questo? Perché penso che la loro memoria possa essere di stimolo alla ricostruzione delle nostre memorie di questi tempi. Quindi io vi invito a guardarvi le spalle, che se avete vicino un segretario generale di quel periodo, fategli delle domande cattivissime che così loro vi risponderanno. Cominci tu, sì. Quale foto? Quando arrivi nel... Intanto però, intanto voglio dire subito una cosa. Se me lo permettono, a nome degli altri 4, a nome degli altri 4, che insieme abbiamo fatto il conto 21 anni, 41 anni. Però quello che vogliamo dire è quanto siete bravi oggi, e grazie al segretario Michele Bulgarelli, che ci fa vedere che dopo 40 anni e dopo gli 80 dal 45 e dopo i 130 dal 1893 c'è ancora qui la CGIL forte, grande, dei lavoratori legali. Qui trovate a un certo punto questa foto del 1993, quando potemmo celebrare i 100 anni della Camera del Lavoro di Bologna, che, come ha ricordato prima Michele, è stata fondata il 26 marzo del 1893 nella Sala dei Notai di Bologna, e avete ricordato, lo ricorderemo il 25 aprile, anche Ottone, Luigi Arbizzani, al quale dobbiamo l'idea e la costruzione prima, poi così bene proseguita, dell'archivio storico della Camera del Lavoro, e Luigi, che per dire la verità conservava con partigiana riservatezza una serie di tanti materiali importanti, e grazie anche ad un altro ragazzo qui che devo ricordare, cioè Luciano Nadalini, che riusciva anche a intrufolarsi e a guardare sui documenti cercando di realizzare un lavoro di intelligence. Ci regalò alla fine, ci mostrò alla fine e ci regalò questa cosa straordinaria, questo documento straordinario, è stato ricordato, del manifesto fondativo della Camera del Lavoro di Bologna, che pensate un po', una Camera del Lavoro di poveracci, di scagliolanti, di disoccupati, scriveva quel 26 marzo del 1893 che bisognava correre all'adunanza perché pungeva il desiderio del meglio, cioè guardavano al secolo che stava per arrivare e perché bisognava occuparsi dell'avvenire loro e dei loro figli. Ecco che cos'era il lavoro dell'Ottocento, che guardava all'avvenire come quello di oggi. Allora la Bandiga fu la festa che culminò queste celebrazioni del centenario. Riuscimmo a coinvolgere tutta la città. D'altra parte era anche un bellissimo pranzo, non mi ricordo mai il pranzo d'agosto, sì, e Bandiga perché? Perché Bandiga era il pranzo con cui i lavoratori edili concludevano i lavori dei loro palazzi, e però quando inauguravano questo nuovo palazzo facevano il pranzo che lo aveva costruito, ma anche se le cronache non sempre lo riportavano, innalzavano su questo palazzo all'ultimo piano la bandiera rossa di quello che avevano costruito. Quindi oggi davvero questa bellissima festa, buona Bandiga a tutti. No, quindi cosa vuoi? Perché giustamente nella mostra si vede come la storia della Camera del Lavoro si intreccia con la storia delle iniziative
dei lavoratori, delle lavoratrici con le iniziative sociali, no? Questa Camera del Lavoro è sempre stata un pezzo di una città in movimento nella sua storia. Qui questa foto è lo sciopero generale, stiamo parlando del 2002, siamo poco prima, qualche mese prima di un percorso che continuerà. Questo è lo sciopero generale regionale Piazza 8 Agosto, questa foto qua, 16 aprile del 2002. Siamo nel pieno di quella lotta a tutela dell'articolo 18. E come vedete, da un certo punto in poi la mostra fa vedere molte iniziative di lotta, di mobilitazione, e questo è giusto perché la Camera del Lavoro non è solo questo palazzo, è sempre in giro per la città, no? E quindi questo è stato. Questa fu una delle più grandi manifestazioni che si tennero a Bologna e nella regione Emilia Romagna, questa qua, sciopero regionale CLCTV con manifestazione regionale, e come vedete poi la piazza finirà di riempirsi e piazza 8 Agosto è più grande nettamente di piazza Maggiore. Fu una grande iniziativa di mobilitazione in quella fase, era una lotta e questa è l'unica cosa che voglio dire. Vedete cosa serve la memoria? Qui ho detto eravamo in lotta per difendere l'articolo 18, che poi venne sfiorato e poi modificato per i nuovi assunti nel 2015. Di questo, avendo memoria e avendo detto allora che non accettavamo quella cosa del 2015, tanto è vero che l'8 e 9 giugno siete tutti invitati ad andare a votare e a votare sì, perché chi ha memoria può dire noi non dimentichiamo. Grazie. 5 sì. Questo gruppo di foto rappresenta, diciamo, questa foto qua e questa rappresenta il primo tentativo che la Camera del Lavoro fece di provare a mettere in piedi una festa. L'idea fondamentalmente era quella di congiungersi ad una tradizione delle feste popolari, che ovviamente nelle nostre terre è sempre stata diffusissima, però di farne qualcosa che avesse un'impronta sindacale, anche per cercare di esprimere a livello della festa popolare l'insieme delle iniziative che in quegli anni avevamo cominciato a progettare, cioè la contrattazione sociale e territoriale insieme alla contrattazione aziendale, ma il tutto però portato fuori dagli ambiti in cui si svolge la contrattazione, ma resa qualcosa di popolare. Quindi erano gli anni anche in cui noi avevamo a che fare con la prima giunta di destra del comune di Bologna, perché erano gli anni di Mazzalò, e quindi l'idea che noi avevamo non era solo quella di affermare il nostro ruolo, ma era anche quella di immaginare la possibilità, attraverso anche l'iniziativa che mettevo in piedi nel corso della festa, ma soprattutto nei mesi precedenti, di costruire un foro per un'altra idea di città. Cioè l'idea, in buona sostanza, era quella di dire: noi non possiamo semplicemente limitarci a fare un'operazione di resistenza o di opposizione alla giunta di destra. Dobbiamo mettere in campo, sulla base dei nostri interessi, della nostra cultura, un'idea che in qualche modo riprendesse il filo della città progettata a misura del lavoro e dei centri sociali che noi proviamo a rappresentare. Quindi, per farla breve, questa era l'idea della festa. Poi nell'ambito della festa, qui c'è una foto, vedo anche Epifani, Stefanini, erano anche gli anni della vicenda della scalata dell'Unipo alla BNL, non so se vi ricordate, una scalata sfortunata, per usare un eufemismo,
E noi cogliamo l'occasione, e in quello spazio Epifani ci sostenne, di mettere in campo una critica all'idea della finanziarizzazione del movimento cooperativo. Quelli erano gli anni in cui maturò quella vicenda. Poi naturalmente, come ha già detto Danilo, sono stati gli anni in cui contemporaneamente nacque tutta la vicenda della nostra mobilitazione internazionale, c'era stata la guerra in Iraq, le bandiere della pace, tutte le finestre della città, e noi provammo con le feste che facevo per un paio d'anni a dare in qualche modo un risvolto esterno anche all'iniziativa che svolgevamo nei luoghi di lavoro e nel territorio. Allora, dicono che dovrei dire qualcosa più, vorrei evitare di ripetere cose già dette, quindi la metto, non so se sul piano spiritoso, però vorrei raccontare 2 episodi di questa Camera del Lavoro e di come, diciamo, nel corso del tempo, argomento che hanno già sottolineato i miei predecessori, ha intrattenuto un rapporto con questa città. E vorrei parlare, diciamo così, del 1° maggio. Sì. Vorrei parlare di come il 1° maggio è sempre stato caratterizzato in un modo o nell'altro, talvolta in maniera molto difforme l'una dall'altra. Basti dire che quando io ero segretario ebbi anche un'idea, lo dico anche adesso, abbastanza contestata dentro la Camera del Lavoro, di fare il 1° maggio da soli e non unitariamente in Piazza Maggiore. Devo dire che facemmo un 1° maggio straordinario, grazie al contributo che ci fornirono in quella circostanza Carlo Galli, che fece una straordinaria lezione sul lavoro e sulla Costituzione, e poi qui gli aggettivi non mi vengono appropriati, una meravigliosa Rossana Rossanda che ci gratificò per 2 giorni della sua presenza e che ci raccontò tante cose in quella circostanza. Perché ho fatto questo riferimento? Perché l'anno dopo, mi verrebbe da dire saltando di palo in frasca, facemmo un 1° maggio con anche i padroni sul palco, scelta altrettanto abbastanza contestata in Camera del Lavoro. Io ho avuto questo privilegio che ricordo con simpatia, perché mi ha procurato poi qualche problema di salute successivamente, però ricordo con simpatia questa dialettica pronunciata che ho sempre considerato un tratto distintivo di questa Camera del Lavoro. Ecco, se posso fare una battuta, in Camera del Lavoro, men che meno facendo il segretario della Camera del Lavoro ci si annoia. Perché? Perché è una grande Camera del Lavoro con tanti punti di vista, ognuno dei quali ci tiene a contribuire al dibattito, e quindi dove, come sanno anche i miei predecessori, provare a costruire una sintesi è un'operazione complicatissima. Tuttavia, e chiudo su questo secondo 1° maggio, perché la scelta di fare un dibattito con i padroni sul palco in Piazza Maggiore? Perché eravamo in un momento delicatissimo, in piena crisi economica, con i licenziamenti che bussavano alle porte delle fabbriche. Fra l'altro vorrei sottolineare come un merito straordinario di questa Camera del Lavoro e di questo territorio. A Bologna non sono mai stati fatti licenziamenti collettivi grazie all'ordine dei lavoratori, mai, che io credo sia, se non l'unico caso rarissimo nel panorama nazionale. Parlo del momento in cui la crisi si faceva lucrativa, e quindi proprio pensare dentro quel concetto della relazione tra questa Camera del Lavoro e la città, perché questa Camera del Lavoro incarna una parte importante della nostra società. Volevo fare un dibattito per provare a mettere in evidenza come si potesse concordare con il lavoro, una gestione intelligente. Cesare, che fu segretario prima di me, io ricordo con grandissima simpatia una sua espressione a cui faceva ricorso spesso: civilizzare il conflitto, che per me è una frase bellissima, un concetto meraviglioso. Cioè non bisogna mai smettere di confliggere,
però il conflitto va civilizzato, va reso, diciamo, tale da essere proficuo per le parti che conflittono. E a Bologna questa è una delle parti più importanti della storia di queste Camere del lavoro nella Stato. Quindi adesso vi bacio a tutti. Va bene, allora tocca a me. Dunque, io partirei da questa immagine che rappresenta per me il battesimo del fuoco, cioè l'epoca da pochissimi mesi. Siamo in pieno Giovanni. In questa sala qui, che si chiama Sala Celeste, dove si porta là, ci fu una riunione della direzione regionale dell'Emilia-Romagna che decise, primo territorio e prima regione in Italia, di fare sciopero contro l'allora governo Renzi. Vi posso garantire che fu una discussione lunga, complicata e sofferta. Però portammo in Piazza Maggiore a ottobre del 2014 il massimo della gente possibile in quella fase lì, che riempì la piazza. Fu una manifestazione sentita, vissuta, ma in un clima estremamente complicato. L'altra foto è quella che riguarda la raccolta di firme, che è qua più avanti. Questa raccolta di firme rappresenta la raccolta di firme della Carta dei diritti, che era l'idea lanciata dall'allora CGIL nazionale, su cui noi come territorio abbiamo dato un contributo importante e fondamentale alla raccolta di firme, che praticamente è rimasta incardinata dentro un cassetto in Parlamento da qualche parte, ma non si è mai riuscito a portarla a casa. Però quella raccolta di firme lì era anche una espressione di quello che all'epoca fu chiamato il nuovo piano del lavoro. In pochi ricordiamo, ma in quel periodo, tra il 2015 e il 2016, la CGIL lanciò il nuovo piano del lavoro, che aveva lo scopo appunto di analizzare la situazione del paese in quella fase, dopo la crisi economica degli anni precedenti, e tentare quindi anche di dare una risposta e un rilancio con delle proposte concrete. Il piano del lavoro che poi non ebbe un grandissimo exploit, però diciamo che ha prodotto la spinta necessaria per arrivare alla Carta dei diritti, che è questa raccolta di firme qua. Poi più là ho visto una foto interessante che riguarda i riders. Allora, sui riders volevo dire che Bologna è una città famosa perché fece la Carta dei diritti della Gig Economy, che è appunto la Carta dei diritti che riguarda i lavoratori che sono, diciamo, costretti a lavorare attraverso le piattaforme digitali, e Bologna è stata praticamente la segnale della predisposizione di questa Carta dei diritti. Carta dei diritti che ha consentito di introdurre le prime regole, le prime forme di tutela e di protezione per quanto riguarda i lavoratori che appunto che sono ancora oggi, diciamo, legati al lavoro attraverso l'algoritmo, come si dice oggi, cioè il lavoro con comando a distanza. Ecco, l'ultima cosa che voglio dire riguarda diciamo, la fase della finale verso il 2022, quando si riempì Piazza Maggiore, perché si diede una prima risposta immediata a quella che fu una fase, diciamo così, da guerra. Quindi riuscimmo, diciamo, lì a fare un pieno della piazza di non poco conto per lanciare una campagna di pace contro la guerra. È chiaro che, concludo, quello che emerge, diciamo, da tutta questa carrellata che abbiamo fatto oggi è che i diritti devono essere continuamente difesi, che non sono mai conquistati una volta per sempre, anzi che una volta conquistati appunto vanno tutelati, vanno puntellati, vanno difesi. E da questo punto di vista la battaglia contro il Jobs Act oggi si ripresenta nel fatto che abbiamo bisogno tutti quanti, che lavoriamo per andare a votare l'8-9 giugno 5 sì per ripristinare quelle che sono le condizioni che sono state tolte attraverso gli interventi legislativi del passato. Quindi la battaglia dei diritti continua e questa Camera del Lavoro è in grado di poter esprimere ancora una volta una grande vivacità di iniziative. Vi ringrazio per aver... Siamo arrivati alle ultime foto.
Io sono contento che c'è una foto della festa della CGIL che torna, quindi un nostro volontario, militanza, impegno, le vertenze, la saga Coffi, la Marelli e una piazza maggiore strapiena con lo sciopero generale. Sembrano le foto delle prime foto con la piazza maggiore strapiena per lo sciopero generale. Torniamo a riempire piazza maggiore. Abbiamo voluto anche la foto della strage di Subiano, è una foto del giorno dopo lo scoppio alla centrale Enel di Varci, quindi chiudiamo questa mostra con piazza maggiore piena. Io ringrazio davvero tutti della partecipazione oggi, l'idea di avere questa mostra fino al 14 giugno per permettere che la Camera del Lavoro sia attraversata, vissuta anche di chi viene a vedere le fotografie e la mostra, una Camera del Lavoro che è aperta a tutta la città. Grazie a tutti e tutti, il pomeriggio continua, adesso ho pensato una merenda e poi la figurina della memoria. La figurina è di nuovo sul salone. Dopo questa seconda parte del pomeriggio come da programma, come avete potuto vedere, insomma, adesso abbiamo la presentazione della figurina della memoria 2025. In realtà non è una figurina, adesso ce ne parleranno anche durante questo momento, quindi darei subito la parola a Emiliano Nanni di Figurine Forever, che ha appunto realizzato la figurina. La figurina vi è stata data, nel caso non l'aveste ricevuta all'uscita, potete, nel tavolo che trovate lì all'angolo, c'è la figurina a vostra disposizione se non l'avete ricevuta. Emiliano, grazie. Grazie e buongiorno a tutte e tutti. Allora, io sono il presidente, intanto sono un iscritto CGIL, orgoglioso di esserlo, FILT, perché lavoro in aeroporto. Io sono il presidente di questa associazione che si chiama Figurine Forever. Noi cosa ci siamo, tra virgolette, inventati? Le figurine solidali. Solidali perché non hanno una finalità di lucro e hanno sempre un obiettivo appunto solidale al quale sono collegate veramente tante associazioni che lavorano sia in Italia che nel mondo sotto vari temi, ma ci sono anche molte figurine che hanno un ruolo un po' diverso, che è quello di mantenere viva la memoria. Perché usiamo il tramite della figurina? Perché la figurina è un qualcosa, forse in assoluto, che riesce ad abbracciare praticamente tutti noi, a partire da qualsiasi punto della propria vita, chiunque almeno una volta nella vita, credo che una figurina, una bustina l'abbia aperta. Io ogni tanto faccio le domande agli incontri e vedo che nessuno alza la mano, perché se uno alza la mano mente sapendo di mentire perché si vergogna di aver aperto le bustine. Chiaramente c'era il rischio e c'è sempre il rischio, e non è facile, soprattutto con i familiari, quando facciamo figurine di persone che non ci sono più, di spiegare il progetto, perché uno appunto si immagina la figurina del calcio di Paolo Rossi da attaccare nell'album. Noi invece cosa abbiamo fatto? Abbiamo preso la figurina, l'abbiamo estratta dall'album e l'abbiamo riempita di contenuti. E in questi quasi 6 anni ne abbiamo fatte oltre 350. Sono tutte autorizzate o dall'interessato o dalle famiglie o da chi ne può fare le leggi. Sono figurine che coprono vari aspetti, ci sono quelle più politiche, quelle più sociali, quelle più sportive. Abbiamo coinvolto 150 sportivi, elencarveli tutti ci metterei mezz'ora. Ci sono quelle anche più ludiche, con i personaggi del mondo del cinema, dello spettacolo, eccetera, eccetera. Ma la finalità unica è sempre quella di entrare dentro questo contenitore chiamato Figurine Forever e, oltre a raccogliere un po' di fondi, contribuire a mantenere viva la memoria storica. La figurina poi non è una figurina, poi c'è la figurina dove la metto, non esiste un album, ve lo dico subito, non esiste un album anche perché se facessimo mai un album perderebbe il contenuto della singola figurina. E quindi
questa per esempio è quella che potete vedere di Diana Sabbi, è appunto una figurina all'interno di un folder. Questo folder permette di raccontare chi era Diana Sabbi. Quindi qual è l'obiettivo? Di sensibilizzare soprattutto chi magari a certe tematiche magari non sa chi è Diana Sabbi, e allora si incuriosita, è una figurina, ma allora inizia a leggere, poi legge dietro, poi vede ci sono dei riferimenti chiaramente alla Camera del Lavoro, dei riferimenti storici alle lotte sindacali, e spiega appunto chi è Diana Sabbi, che poi come dire, le altre relatrici lo spiegheranno meglio, ma è molto importante avere scelto. Sono contento che la Camera del Lavoro abbia scelto lei, perché è stata sindacalista, ha fatto tante lotte per i diritti delle donne, ma è stata una partigiana, e sono 80 anni dalla liberazione, ed è stata una partigiana, non una staffetta, come dire, perché poi lo spiegheranno meglio le mie amiche sul fatto che anche si può dire ancora compagna, benissimo, perché appunto spesso si tende un po' a sminuire il ruolo delle donne nella resistenza, che invece è stato assolutamente importante e anche paritario con quello degli uomini. Io poi c'è una cosa, questo lo dico a titolo personale, non come presidente di Figurine Forever, che ovviamente, anche se qualcuno mi ha definito la zecca delle figurine, però vabbè, in generale siamo, come dire, apartitici. Però io sono molto contento, il testo l'ha scritto la Camera del Lavoro, che ha segnalato che Diana Sabbi era comunista, e è un termine che sembra quasi sia sempre un po' di timore di usare, invece è un termine importante perché racconta la storia della nostra città e del nostro paese, comunista, socialista, insomma sono termini che bisogna avere ancora l'orgoglio di portare avanti. Io ecco, l'altra cosa che volevo dire è che in realtà, appunto per darvi un'idea delle altre figurine, in questo periodo noi stiamo celebrando gli 80 anni, eravamo già partiti l'anno scorso con la figurina a fumetto di Emma Bandiera e Gabriella degli Esposti, sempre collegata alla Camera del Lavoro. Abbiamo fatto una figurina che è già stata distribuita e continuerà a essere distribuita con ANED, l'Associazione Nazionale degli Ex Deportati nei Campi Nazisti, e domani sera a Marzabotto, quindi un posto importante, presenteremo la figurina di una band che si chiama Banda Popolare dell'Emilia Rossa. In copertina c'è il cantante Paolo con Adelmo Cervi, e la cosa interessante, loro fanno musica popolare, diciamo schierata, politicizzata, ma loro sono tutti delegati della FIOM di Modena, quindi gente che nella vita di tutti i giorni fa l'operaio e il sindacalista, e poi si mette anche a suonare. Quindi insomma sono figurine che hanno la loro importanza, e io lo dico sempre, noi non abbiamo l'obiettivo di spostare gli equilibri, non credo neanche che sia il nostro ruolo, però l'interesse e l'obiettivo sarebbe quello almeno che gli equilibri vadano nella direzione giusta, già sarebbe qualcosa di importante. Concludo dicendo, e così approfitto che magari in questa occasione qualcuno avrà un'idea, che nella collana delle figurine della memoria abbiamo fatto anche altre cose che non c'entrano con la Camera del Lavoro. Abbiamo reso omaggio a Rocco Chinnici, che appena da poco avrebbe compiuto i 100 anni, chiaramente in collaborazione con la famiglia Chinnici, e ne abbiamo fatte altre, e ho in mente un progetto che sto cercando di portare avanti, e secondo me la Camera del Lavoro potrebbe darmi una mano, di ancora di più avvicinare le giovani generazioni. Quindi per esempio questo vale per Diana Sabbi come per Argentina Bonetti Altobelli e Loredana Bizzarri, che erano le due precedenti, fare magari dei concorsi dove i ragazzi possono disegnare queste persone, chiaramente riempendo dei contenuti, quindi non è che te ti mandi una foto e fai il disegno, no, te fai una ricerca su quella persona, e poi la seconda edizione, per esempio di Diana Sabbi, magari non la foto di Diana, comunque meravigliosa, ma il disegno più rappresentativo fatto da uno dei ragazzi. Questo è un progetto su cui sto lavorando. Su Rocco Chinnici, per esempio, faremo una cosa con la Scuola del Fumetto di Palermo, e secondo me potrebbe essere una buona cosa.
Niente, io vorrei ringraziare ancora Michele Bulgarelli e tutta la Camera del Lavoro di Bologna, perché non è facile di primo impatto comprendere il nostro progetto, però credo che poi ogni volta che qualcuno se la trova in mano in qualche modo capisce che non è solo una figurina ma è tanto altro. Grazie. Grazie mille Emiliano. Quindi adesso darei la parola a Danna Salfi, che è presidente della Fondazione Argentina Bonetti Altobelli, ma ovviamente non è che ci parli d'Argentina in questo momento, perché ci parlerà di Diana, chiaramente. Sì, grazie. Intanto la prima scheda biografica di Diana Sabbi l'abbiamo costruita all'interno del progetto che la Fondazione ha fatto sulle sindacaliste emiliano-romagnole dal 1880 al 1980. Siamo riusciti ad estrapolare 140 profili biografici per dimostrare che le donne non solo c'erano, ma avevano un ruolo di primo piano. Adesso siamo entrati in una seconda fase nella quale, utilizzando le schede biografiche, produciamo delle iniziative che va da un libro a un film, piuttosto che a una messa in scena, come abbiamo fatto per Leda Colombini l'anno scorso. Perché facciamo questo? Perché intanto abbiamo voglia, necessità, io dico anche, di ricollocare le donne della CGIL all'interno del sistema di welfare di questa regione. Cioè, e far capire che non solo c'erano le donne nella Resistenza, dopo della Resistenza, prima della Resistenza, e che grazie a loro il sistema di welfare compiuto che noi conosciamo, che ancora con tutte le sue problematicità è uno dei sistemi più elevati d'Europa, in questo le donne hanno avuto un ruolo di primo piano. Perché poi Diana, a parte il fatto che rompe il profilo biografico di Diana, rompe degli stereotipi. Prima di tutto lo stereotipo secondo il quale nella Resistenza le donne c'erano e facevano le staffette. Le donne c'erano, non facevano solo le staffette, facevano anche i maglioni nei fienili, imbracciavano anche il fucile e facevano tante cose e soprattutto, per esempio, soprattutto quelle che fecero parte della battaglia di Portalame furono quelle che in maniera a posteriori furono anche insignite di diversi come dire, di medaglie, anche riconoscimenti dell'antifascismo. Alcune furono anche torturate e uccise, se pensiamo alla stessa Emma Bandiera. Ma soprattutto l'ultima spettro che stiamo indagando è quella delle sovversive. Tutte queste donne, sia prima della Seconda Guerra Mondiale, ancora prima del fascismo, sono state perseguitate politiche, sono state considerate sovversive e poi rispetto a cosa? È un punto interrogativo, perché non erano né ladre né assassine, avevano però, praticavano con determinazione ed erano, come dire, osservate, attenzionate, si dice, dalla polizia, perché erano irregolari rispetto all'ordine costituito e quindi come tali venivano schedate. Quindi adesso ultimamente con l'Archivio di Stato stiamo proprio facendo un lavoro di riemersione di queste donne e di capire come essere diverse dal pensiero dominante le rendeva, come dire, oggetto di attenzione da parte delle autorità di polizia. È un discorso quanto mai attuale, insomma, che conviene tenere sempre presente. L'altra questione è che le donne, soprattutto le sindacaliste, non solo si sono sempre battute per i diritti sociali, ma una cosa ricorrente è che si sono battute per i diritti sociali propri e per i diritti sociali dei bambini. Nei contratti, soprattutto nelle categorie del commercio, degli agricoli, eccetera, si vede sempre che c'è un'attenzione particolare alla condizione dei ragazzini e dei piccoli, soprattutto non solo per le condizioni di lavoro,
ma anche per esempio per le produzioni tossiche, per l'orario, di questo genere. E quindi una cosa che mi piace farvi vedere in grande velocità, se ce la faccio, perché questo non è il mio computer, però qualcosa faremo, qualcosa troveremo, e sono delle, eccole qua, eccole qua, abbiamo trovato. E, per esempio, non si considera come tutte le conquiste sociali anche del nostro paese siano nate e, come dire, si siano realizzate attraverso i movimenti a cui le donne hanno partecipato e che hanno dato origine. Partiamo dagli anni 50, 55, 58, sono tutte cose che, come dire, hanno cambiato il volto del nostro paese. In questo caso, come vedete, io ho scelto delle immagini che fanno vedere anche le rivoluzioni, no? La grande rivoluzione della lavatrice, secondo me, insomma, il Nobel se lo meriterebbe, molte donne sanno cosa significasse lavare le lenzuola senza lavatrice. E negli anni 60, negli anni 70, poi io non mi dilungherò perché il pomeriggio è già stato molto pieno, però è importante anche vedere come la stagione degli anni 60 e primi anni 70 ha prodotto delle leggi e soprattutto, e questo torna all'oggi, ogni volta che le donne sono state chiamate ad esprimere il proprio voto su questioni sociali, contro ogni parere di partiti, di mariti e di papà e di fratelli, hanno fatto fare un passo avanti al nostro paese. Penso alla legge sul divorzio, ma penso ai 2 referendum sull'aborto, sulle quali nessuno scommetteva più di tanto. Tra il 74 e il 75 nella vita sindacale, ma non solo, rientra il femminismo sindacale, ma e quindi 2 leggi in particolare si ricordano, quella sull'interruzione di gravidanza e la riforma del diritto di famiglia, importantissimo per la parificazione dei diritti tra marito e moglie. E poi però mentre il femminismo introduce il concetto della differenza di genere e una serie di innovazioni anche all'interno proprio del contesto sociale, non è vero che le donne, o meglio, non si sa quanto le donne del sindacato siano state fautrici di iniziative a IOSA che stiamo cercando di assemblare, a cominciare dallo sciopero generale di 4 ore in difesa dell'occupazione femminile fatta da CGIL, CISL e UIL, le donne, quindi una capacità delle donne di tessere le relazioni anche nei momenti nei quali i rapporti tra le 3 confederazioni non erano proprio dei migliori. Andiamo avanti, queste sono altre leggi, così poi la conferenza di Pechino e più le altre leggi, le più recenti, che sono legate più che all'acquisizione di diritti sociali, molto alla rappresentanza nei luoghi dove si decide. Noi sappiamo per esperienza che se non vengono rivestiti ruoli decisionali diventa molto più difficile poter acquisire delle conquiste. Ecco, oggi la sfida che c'è di fronte a noi è quella che un accentuarsi anche della violenza di genere dovuta a una serie di fattori sociali e ai femminicidi. Abbiamo visto quanti assassini di donne ci siano. Una volta non si poteva dire che erano le relazioni di prossimità quelle più pericolose, si dava la colpa all'esterno. Adesso tutti hanno capito e dicono e non hanno paura di dire quanto sia pericolose le relazioni di prossimità. E poi comunque si continua anche, come dire, a veicolare delle immagini che offendono la dignità delle donne. E non ultimo, il pezzo col quale noi oggi ci dobbiamo misurare è quello di quello che succede anche nel mondo. Sappiamo dell'Iran, sappiamo dell'Afghanistan, la Polonia, dove è in discussione il diritto all'aborto, e comunque, insomma, diciamo, la battaglia delle donne continua. Un'ultima considerazione riguarda, scusate perché questa non è il mio computer e mi sento un po' a disagio,
E l'altra questione che invece ci può interessare riguarda in particolare quella del diritto di voto. Vorrei chiudere con questo perché non la voglio tenere troppo lunga, però la cosa probabilmente meriterebbe un approfondimento tematico. Con la Costituzione repubblicana, prima l'avvento della Costituzione repubblicana porta all'acquisizione. Va bene. Dopo la lotta di liberazione, la sconfitta del fascismo, l'acquisizione anche della Repubblica come forma istituzionale, le donne riescono finalmente a votare, ad avere una piena cittadinanza attraverso il diritto di voto politico. Già nel 1906 c'era stata Anna Maria Mozzoni che aveva promosso col proclama, un proclama per l'acquisizione del diritto di voto. La Montessori è molto importante perché il diritto di voto nel 1906, stiamo parlando dell'inizio del Novecento, il diritto di voto non era pieno neanche per gli uomini. Per poter votare bisognava avere un reddito e un certo livello di istruzione. Quindi la Montessori cosa fece? Dichiarò: se non è vietato potete chiedere di iscrivervi. Ci furono 10 maestre erano di Ancona che si iscrissero, ma abbiamo trovato 46 maestre di Imola che chiesero l'iscrizione per esercitare il diritto di voto. La cosa fu contestata dal rappresentante del re e ciò nonostante però il giudice Mortara dichiarò: fosse per me io non lo darei, ma la legge non lo impedisce, e li ammise al diritto di voto. Però questa diatriba continuò a lungo, fin tanto che, arrivata poi il periodo successivamente, il periodo fascista, e Mussolini, con una mossa dal grande tasso di ambiguità, come era solito fare, dopo aver assistito a un'assemblea di donne altolocate, concesse nel 25 il diritto di voto, promise e concesse, che non fu esercitato perché di lì a poco fu emesso la legge con la quale si istituiva la figura del podestà e si aboliva il diritto di voto per tutti. Quindi la storia è questa. È importante questo lavoro che stiamo facendo anche come fondazione e divulgando attraverso anche la visione dei manifesti, la visione molto bella, colorata, eccetera, serve a dire una cosa sostanzialmente, a invitare a riappropriarsi di un diritto di voto che oggi come oggi è stato, come dire, svilito e in qualche modo non esercitato. Ci troviamo in una condizione molto molto complicata e per chiudere, per dare poi il passaggio ad Antonella, devo dire che sono veramente molto contenta che ci siano anche i familiari di Diana. Per me è stato importante scoprire una figura molto particolare, molto carina, molto semplice, molto determinata. Renata Viganò diceva che era timida, lei diceva: io non sono timida, forse sì, ma sono determinata. Quindi era una donna che ha imbracciato il fucile, aveva una sua rivoltella e però non ha mai perso la tenerezza. Quindi una donna molto interessante, particolare e che ha scelto di vivere nel sindacato gli anni del suo impegno sociale. Grazie. Grazie Anna, grazie anche per aver ricordato che tra un minuto sono seduti qui tra noi, abbiamo i due dei familiari, sono di Diana Salvi, che ci hanno raggiunto in questa occasione. Magari dopo, se volete anche provare a dire qualcosa, insomma, se avete piacere di parlare, insomma, di lei, noi siamo qua. Intanto darei la parola ad Antonella Raspadori, segretaria generale dello SPI di Bologna.
Scusate, io mi alzo in piedi e non sono capace di parlare di salute. Allora, intanto buonasera a tutte e a tutti, grazie di essere qui. Oggi è stata una giornata impegnativa, lunga, ma mi fa piacere che siate qui. Io innanzitutto ringrazio Valeria Bonazzi e Giancarlo Sabbi. Grazie a voi. Che sono qui, che io ho sentito, con cui ho parlato e che ho invitato a questa iniziativa. Sono una compagna, un compagno iscritti alla nostra organizzazione. Questo significa tante cose. Significa che insomma quello che viene seminato, quello che noi, insomma il messaggio che la famiglia, insomma che i parenti sono in grado di portare, è un messaggio, è un seme che può produrre anche dei frutti importanti. E quindi sono molto contenta che siano qui e non li lascerò andare via senza aver fatto una fotoricordo insieme, perché è stato, insomma, ci siamo conosciuti ed è stata una cosa significativa. Allora, anch'io abbiamo fatto diverse riunioni insieme per cercare di capire come impostare questo lavoro. Il lavoro delle figurine della memoria è un lavoro importante e, come voi sapete, per lo SPI in particolare il tema della memoria è un tema su cui noi lavoriamo in continuazione e che per noi rappresenta diciamo uno dei significati più importanti anche della nostra organizzazione, del nostro essere e del nostro operare sul territorio. Voglio ricordare brevemente la figura di Diana perché stiamo parlando di una donna che è nata in una famiglia di militanti impegnati. Questo è un altro, insomma, elemento fondamentale e importante che ci dice, insomma, come anche qui la trasmissione della memoria più diretta, che è quella della propria famiglia, abbia poi, come già dicevo prima, un grande significato. È stata una combattente, Diana. Ha ricevuto, è stata insignita della medaglia d'argento al valor militare. E mi piace di ricordare questa cosa che ci raccontava Betty Perazzo, che è sempre una grande prof, e che ci ha raccontato che quando a Diana è stata consegnata la medaglia d'argento, la frase che è stata recitata è quella, diciamo così, di prassi, e quindi è stata consegnata dicendo che lei ha combattuto con virile coraggio. Allora voi capite che, insomma, come dire, Diana non l'ha presa bene subito questa cosa del virile coraggio e mi viene da dire che, insomma, sì, sono passati tanti anni, insomma, però l'esperienza di Diana è stata un'esperienza comunque molto significativa per una donna in un ambiente molto maschile, per non dire maschilista. Con Betty abbiamo ritrovato una foto, diciamo subito dopo la liberazione, in cui c'era Diana, unica donna, insieme ad una ventina di maschi che marciava verso. Quindi questo per dire che deve essere stata molto dura. Lei è stata nella segreteria della Camera del Lavoro, ci sono stata anch'io nella segreteria della Camera del Lavoro ed è stata dura per me, quindi immagino che per lei sia stata durissima. Perché comunque, insomma, è sempre complicato come dire, portare avanti le proprie idee in un ambiente dove, insomma, il linguaggio, le modalità, le forme sono molto
molto maschili, molto legate all'ambiente maschile. Diana era una sarta, ma come tutte le donne, quando si è trovata poi durante la fase, durante il periodo della resistenza, della lotta per la liberazione, si è trasformata anche in infermiera, perché le donne sono molto eclettiche, lo sappiamo, e quindi ha fatto anche... ha avuto anche la capacità appunto di fare tante cose. È stata nell'UDI, è stata, come dicevo, nella segreteria della Camera del Lavoro, prima donna, quindi questo virile coraggio alla fine l'ha portata a ricoprire un ruolo. È stata impegnata anche poi nella struttura regionale, quindi nella CGIL regionale, poi infine è stata nella segreteria per quasi 8 anni dello SPI di Bologna. Diana muore nel 2005. In quell'anno la città metropolitana di Bologna decide di dedicarle un premio che è intitolato al suo nome, Diana Sabbi, e giustamente è un premio che prevede una borsa di studio per la miglior tesi sulle pari opportunità, quindi sulle condizioni delle donne. E questa borsa di studio si ripeterà per diversi anni, non è stato per un anno solo, anche in quell'occasione sono stati invitati i familiari, è stato un momento importante, quindi di riconoscimento non solo all'interno del sindacato, la Camera del Lavoro, ma di riconoscimento della nostra città anche a livello metropolitano. È stato quindi importante insomma il suo ricordo, e quindi io credo che abbiamo fatto molto bene a dedicare la figurina della memoria a lei. L'abbiamo fatto nella consapevolezza, insomma, che lei ha rappresentato diciamo così uno spirito di combattente battagliero di cui oggi noi abbiamo bisogno, allora come oggi poi, insomma. E il suo esempio è sicuramente un esempio importante da riportare, come poi è avvenuto anche con questo premio, tra gli studenti nelle scuole. Noi questa è un'attività che dovremo essere in grado di riprendere anche con maggiore determinazione come Camera del Lavoro. Il rapporto con gli studenti, con le scuole è fondamentale per il coinvolgimento, per la crescita, per la possibilità di dare a loro degli strumenti di comprensione, anche per dare a loro la possibilità di essere critici, di pensare con la loro testa. L'esempio di Diana è un esempio che noi vogliamo appunto conservare e riportare anche in esperienze che vorremmo fare. Oggi noi abbiamo, e concludo, abbiamo un grande compito e una grande responsabilità, che è quella di portare avanti una campagna referendaria. È la prima volta che la CGIL affronta una campagna referendaria con le caratteristiche, insomma, che conosciamo e con tutte le difficoltà che conosciamo. Il motto che noi abbiamo, che è stato scelto, che la CGIL ha scelto, è quello della il voto è la nostra rivolta, per dire che cosa? E anche in questo modo ricordiamo, diciamo così, il sacrificio, lo sforzo, l'impegno di persone, di donne come Diana Sabbi, perché la conquista della democrazia è la conquista del voto. E per noi questo è un passaggio fondamentale. La memoria ci serve proprio per dire: non perdiamo i risultati straordinari che si sono ottenuti con la lotta di liberazione.
E per questo abbiamo bisogno di portarle avanti, di fare in modo che si realizzino, di fare in modo che l'esercizio del voto venga effettivamente esercitato dalle persone. Per questo, questa è la grande scommessa che noi oggi facciamo. Vogliamo riportare le persone a votare nella consapevolezza che questo è un passaggio di democrazia e di libertà, che è quel percorso di democrazia e di libertà che hanno fatto i nostri compagni e le nostre compagne durante la fase della Resistenza, insieme appunto a Diana Della Sabina. Grazie. Grazie mille Antonella, quindi darei la parola se avete piacere di dire qualcosa. Sì, volentieri, guarda. Salve a tutti, grazie di essere qui. Io sono Valeria Bonazzi e sono la figlia della prima cugina di Diana Sabina. Tutta la mia famiglia era composta da comunisti, una brutta parola forse oggi, ma in realtà lo siamo nel cuore, tutti partigiani. E Diana, giovanissima, seguì le orme di mio nonno Benialdo. Scusate, ricordare, perché fu il primo ad andare in montagna, il nome di battaglia era Montagna, e c'erano fascisti che lo cercavano con le foto, wanted, lo volevano uccidere. Fu catturato, cioè alla fine poi fu catturato e è passato molti anni a Ventotene. Si è parlato poco tempo fa di Ventotene. Lui era là con Pertini, quindi guai a parlare male di Ventotene. E scusate la commozione, ma Diana Sabci seguì le orme di mio nonno. Mio nonno partì dalla montagna, Diana, che faceva la sarta con sua madre, la sorella di mio nonno, disse: io qui non resto, io vado con lo zio. Non è che tutti gli altri fossero poi così contenti sul momento, però alla fine andavano tutti a finire in montagna e erano tutti partigiani, molte delle donne, anche le sorelle di mio nonno, staffette. Prima della liberazione si impegnarono di nascosto a tingere le camicie di rosso per entrare in città, dopo la famosa battaglia di Portalame, e quello fecero. Diana era alta come me, forse neanche, quindi, cioè, piccola. Non era certamente docile, era una persona determinata, forte, dolcissima con chi amava, ma con una forza d'animo, insomma, si sapeva far rispettare. E questo in un mondo anche allora fatto solo di uomini. Cioè, era, quando si dice virile, perché in realtà somigliava abbastanza a un uomo nei modi, e non è a dire la verità non è un'offesa, non la vedo come tale, ecco. Quindi per me ricordarla è importantissimo. Il regalo che mi fate, immenso, che debba essere portato avanti il suo messaggio, altrettanto. Il voto, sarà meglio che la gente torni a votare, perché questa gente ha sprecato, non si dice sprecato, ha consumato la propria vita per un ideale. Sarebbe proprio buttare via tanto. E quindi grazie. Aggiungere poco. Allora, io posso dire che Diana non l'ho conosciuta tanto, l'ho conosciuta nei racconti di mio papà, che era il suo cugino, quindi sono cresciuto fin da bambino con i racconti dei partigiani. E quando mio padre se n'è andato nel 2007, io mi sono iscritto all'ANPI. Sono andato all'ANPI da Michelini,
E ho detto, il mio dovere è iscrivermi perché mio padre non c'è più, e quindi devo essere io. E lì ho ripreso il ricordo, conoscendo tutti, ho intervistato, conosciuto, fotografato. In quegli anni del 2007 avevamo ancora tanti partigiani. Andavo in archivio via San Felice e c'era un partigiano che era anche, avevo con lui una comunione, nel senso che lui era stato tipografo, come ero ancora io che lavoravo all'epoca. E quindi con lui ho indagato nel suo archivio tante storie. Diana, ricordo quando da giovane andavo alla festa dell'unità, alle varie feste dell'unità del territorio di Rastignano e Pianoro, che quando scrivevo il mio nome Sappi sulle lista, no, sull'ordine, mi venivano i compagni a dire: ma tu sei parente di Diana? Sì, tutte le volte che andavo a Pianoro era una festa, c'era una scuola intitolata a lei, le persone. Pochi giorni, qualche settimana dopo la sua morte, casualmente abbiamo deciso di comprare un'autovettura in un autosalone a Pianoro, storico, un autosalone storico, è proprio sulla via nazionale. E lì ho avuto un ulteriore racconto su Diana, perché aveva acquistato una macchina proprio negli ultimi mesi, ma non era soddisfatta perché era un'automobile con una tecnologia recente, moderna, e lei preferiva la vecchia. Quindi era tornata in autosalone pochi giorni prima di morire, per dire la forza di questa donna. Pochi giorni prima di chiudere, un po' come il Papa, che poche ore prima se n'è andato in piazza ancora una volta tra i fedeli. Ecco, lei pochi giorni prima ha detto, è andata non mi ricordo più come si chiama il salone, e ha detto: guarda, a me questa macchina non mi piace, aiutami a sostituirla. Io ho questi ricordi, poi naturalmente voi avete arricchito, avete fatto ricerche e io vi sono grato. Grazie ancora per queste testimonianze proprio vere, diciamo così, anche legate un po' all'ambiente familiare, un po', insomma, non soltanto alla figura da sindacalista, quella da partigiano, ma anche quella da donna che viveva la sua vita insieme alla sua famiglia e ai suoi parenti. Mi permetto di dire solo una cosa: stiamo per cominciare l'ultima parte di questo lungo pomeriggio, no? Dove appunto invece vedremo un video tutto, diciamo così, costruito da Archivio Pedrelli. Ma prima di questo mi permetto di dire una cosa, proprio perché piccolissima, riguarda il voto. Guardate, Anna Garofalo era una giornalista che il 2 giugno del 1946 raccontava le emozioni provate dalle donne andando a votare, no? Per quel importantissimo voto, e appunto scrisse: stringiamo le schede come biglietti d'amore. Quindi direi che questa dovrebbe essere la frase che ci deve guidare sempre. Il voto è un preziosissimo dono che ci è stato dato, un preziosissimo voto. Qui ci hanno rappresentato che persone sono morte, hanno messo a repentaglio la loro vita, hanno sofferto per darci questo dono. Io penso che vada ricordato sempre a tutti che noi abbiamo il dovere di preservarlo e di donarlo, così come ci è stato dato, a chi viene dopo di noi. Quindi noi saremmo non solo profondamente egoisti, ma anche sicuramente uccideremo per la seconda volta le persone che sono morte se non esercitassimo il diritto di voto e non consegnassimo intatto questo diritto a chi viene dopo di noi. Io credo che questa cosa, nella frase stringiamo le schede come biglietti d'amore, sia proprio rappresentata completamente. Bene, fatta questa piccolissima premessa un po' per Antonella, ma ha tirato l'assist su questo, devo crederlo, direi che prima di cominciare il video, un attimo,
lo introduciamo un secondo, non partiamo subito, no, lo dicevo per le luci, esattamente così. Allora, intanto vi ringrazio tutti per essere ancora qui a quest'ora, dopo questo pomeriggio intenso. Allora, il video che tra poco andiamo a vedere si chiama Le storie nostre ed è stato realizzato con tutti, non tutti, no, però con parte, diciamo così, dei documentari prodotti in questi anni dall'archivio storico della Camera del Lavoro Paolo Pedrelli. E quindi questo video, come anche per tutta la mostra che avete visto prima, insomma, che abbiamo assistito, è una delle tante cose, delle innumerevoli attività nelle quali è coinvolto appunto il nostro archivio storico Paolo Pedrelli, e di questo lavoro dobbiamo ringraziare sicuramente il prezioso e professionale impegno e anche lavoro appunto di Elisabetta Perazzi, che l'abbiamo sentita prima, ma non solo, anche di Mauro Lambertini, che è presidente dell'associazione appunto Paolo Pedrelli, e di Emilio Micheloni, che è la mano tecnica di tutto questo grande lavoro che avete visto oggi e che non è possibile vedere ancora. Allora, l'associazione, di cui appunto citavo prima, perché non c'è solo l'archivio, ma c'è anche un'associazione che, diciamo così, tiene vivo il lavoro dell'archivio, che è l'archivio storico non solo della Camera del Lavoro di Bologna, ma anche della CGIL Emilia Romagna, perché ricordiamo che l'archivio contiene non solo le cose di Bologna, ma anche quelle di Emilia Romagna. Questa associazione è nata nel 98 nel 1998, nel 1900, e per conservare e che cosa? E ordinare questo grande patrimonio archivistico e bibliotecario sia della Camera del Lavoro sia della CGIL Emilia Romagna, e anche per far sì che il ruolo dell'archivio che noi abbiamo qui rientri in maniera attiva in tutto questo che è il dibattito culturale della nostra città, portando dentro questo dibattito culturale tutte le tematiche del lavoro e della memoria proprio collegata al lavoro stesso. Quindi ha questo ruolo proprio anche l'associazione, no, legata all'archivio. E guardate, nonostante ovviamente la Camera del Lavoro l'abbiamo vista anche prima e lo sentirete anche ricordato poi nel filmato che vediamo, sia nata appunto nel 1893, purtroppo i materiali conservati nell'archivio oggi sono quelli che partono dal dopoguerra, perché partono da dopo che la CGIL appunto 80 anni fa, il 22 aprile del 1945, arriva in questo palazzo, esce dalla clandestinità e ritorna ad essere un sindacato come dovrebbe essere, come dice poi la Costituzione, giustamente. E questo perché, lo vedremo nel video, no? Viene anche citato e ricordato, è stato ricordato anche stamattina, ma lo ricorderemo pure lì, che ci fu un rogo fatto dai fascisti quando il 4 novembre 1920 incendiarono la sede dell'allora sindacato, che era in via d'Azeglio, facendo scomparire tutte le tracce di quelle che erano la parte documentale che fino ad allora si aveva. Quindi noi abbiamo perso tutto quel percorso perché purtroppo qualcuno ha pensato bene che la memoria non andava assolutamente mantenuta, anzi andava bruciata. E guardate, il patrimonio che è conservato presso il nostro archivio è considerato dalla Sovrintendenza dei Beni Archivistici di rilevante interesse storico, cioè abbiamo dei pezzi nel nostro archivio che ce li abbiamo solo noi. Sono solo lì, sono conservati solo nel nostro archivio. E guardate, abbiamo veramente una quantità incredibile di materiale, perché abbiamo più di 400 riviste, abbiamo giornali, quotidiani, abbiamo più di 30.000 fotografie, abbiamo più di 200 bandiere, dei gallardetti, 1500 manifesti, 10.000 libri, 300 VHS, ma poi anche tutto il materiale filmico che dopo i VHS si sono andati man mano, custodisce ben 50 fondi, tra cui in gestione congiunta anche quello congiunta insieme al Gramsci, il fondo Arbizzani, quindi stiamo parlando di un archivio della nostra città, che si trova nella nostra città, di grande prestigio, che non ha niente di invidiare a tutti gli altri archivi privati, ma anche pubblici, diciamo, che ci sono nel nostro territorio. La catalogazione non è esaurita, anzi c'è ancora tantissimo materiale, specialmente quello riguardante le categorie sindacali che devono essere lavorati, e anche tutta la parte dell'informatizzazione dei materiali, perché è giusto, è corretto mantenere tutto il materiale fisico, ma è necessario anche informatizzarlo per poter fruire in maniera, diciamo così, un po' più veloce, moderna, ma anche in modo da preservare meglio
l'oggetto originale. E comunque però il nostro archivio ha bisogno di manutenzione. Manutenzione è indispensabile, necessaria, per permettere a tutta la città, e non solo a tutta la città, di usufruire del suo importante appunto contenuto. È da qualche anno ormai che l'archivio non è più aperto al pubblico, purtroppo, e non all'esterno, e adesso invece stiamo iniziando i lavori per permetterne nuovamente la fruizione. E per questo prima nella sua relazione, quando Michele introduceva la giornata, il segretario generale appunto vi ha detto e vi ha reso partecipi del fatto che è possibile contribuire economicamente per aiutare la CGIL a mantenere sostenere questo impegno per portare a termine la manutenzione del nostro archivio. Quindi sempre ricordandolo all'uscita, se volete, a marzo, e c'era, se non so, qualcuno insomma disponibile, se volete dare un piccolo contributo. Oggi in cambio vi daremo anche il foulard che vedete adesso il mio collo, insomma, che dice ma sì, va bene anche grande, si accettiamo i assegni, non c'è bisogno soltanto di contanti, non abbiamo il POS, ma l'assegno siamo in grado di prenderlo, va bene. Al di là delle battute, dicevo veramente, se volete contribuire noi siamo qua. Dico ancora due cose rapidissime, cioè gli archivi storici, come quello appunto della nostra Camera del Lavoro metropolitana, sono che cosa? Una finestra aperta sulla storia, che ci aiuta a ricordare l'impegno di chi si è messo in gioco per far crescere per noi la nostra democrazia sindacale. Ma non ci sono solo gli archivi, ci sono anche le biblioteche del lavoro della CGIL, che rappresentano un significativo impegno di tutta la Confederazione appunto e delle sue categorie per la promozione e la conservazione di tutto quel patrimonio documentale del movimento sindacale, del lavoro e della memoria. Sono, come diciamo, delle piccole piazze del sapere del lavoro, sono luoghi di formazione culturale che fanno comunità nei territori, e conoscere gli archivi storici dovrebbe essere parte del percorso formativo anche dei quadri della CGIL, perché non è indifferente questa cosa. E guardate che anche attraverso la conservazione della memoria di quanto il movimento sindacale ha realizzato negli anni, si concretizza in questo modo l'impegno della CGIL a contrastare la progressiva riduzione e marginalizzazione del valore del lavoro, purtroppo della sua funzione sociale, e per trasmettere una narrazione proprio del lavoro reale, un lavoro così, come dire, tante volte costruito ma non reale come immagine. E in questo bel documento filmato si srotola tutta la storia della CGIL, con ampie finestre dedicate alla CGIL di Bologna, ma sia con documenti d'archivio, ma non solo del Pedrelli, anche altri, ma anche con molte testimonianze invece di persone che di Bologna hanno contribuito a srotolare questa storia della CGIL. L'abbiamo visto prima, ma lo ridiciamo, nel nostro paese il movimento delle lavoratrici e dei lavoratori è stato spesso determinante nella formazione e nella tenuta della nostra stessa democrazia. Lo diceva stamattina Dario Romeo, no? Ci ricordava quanto fosse stato importante il percorso di scioperi, no? Per arrivare alla liberazione. E basti pensare appunto alla resistenza, ma anche all'argine successivo posto al terrorismo degli anni di piombo, che come lavoratori e lavoratrici non è stato così indifferente alle battaglie, ad esempio anche per la conquista della legge 194, lo ricordava prima Anna Salfi, ma cioè, è strettamente intrecciato il lavoro negli occhi dei lavoratori e delle lavoratrici con la nostra democrazia. E a questo proposito riporto un concetto che sentirete nel filmato, un concetto espresso da Alfiero Grandi in quel momento, anche se riprende un pensiero trentino, ma lo dice lui, che ripercorre l'idea di spendere il ruolo e la forza del sindacato per un'idea di architettura complessiva di una società e della sua tenuta democratica. Un'idea del mondo del lavoro che aveva il compito, perché lui ricorda, sentirete un periodo, che aveva il compito di contribuire allo sviluppo del miglioramento della società e della tenuta democratica del paese in momenti molto difficili. Cioè, quindi il ruolo che gioca il sindacato, un ruolo generale, non soltanto specifico, legato al punto stretto del lavoro. Anche perché quello, per entrare nella storia
da parte dei lavoratori è stato un cammino lungo e molto difficile, fatto di lotte per la conquista appunto dei diritti sul lavoro, prima fra tutti quella alla contrattazione, no? Cioè il riconoscimento di pari dignità nell'inevitabile contrasto tra gli interessi del rapporto tra capitale e lavoro. Questo è fondamentale. Politicamente il migliore regolatore dei conflitti, il fatto della contrattazione. Un risultato raggiunto, anche se purtroppo non scontato, perché è continuamente da difendere ancora oggi, siamo sempre lì, non è che siamo andati molto avanti da questo punto di vista, l'abbiamo raggiunto ma va mantenuto con le unghie e con i denti. E da questo primo diritto che si è conquistato poi ne sono discesi tanti altri, lungo il Novecento, no? Il mondo del lavoro organizzato ha conquistato il diritto alla salute, il giusto riposo, alla sicurezza dell'ambiente del lavoro, il diritto di parola, quindi sono stati tanti quelli che abbiamo visto. Un cammino difficile, ovviamente, sorretto però da una solidarietà, dapprima tra deboli, fragile, perché legata al bisogno di stringersi insieme per essere più forti, poi questa solidarietà è cresciuta, si è rafforzata, riconosciuta la necessità di aprirsi, di condividere un progetto con altri soggetti nuovi e diversi, non per far soldi, ma per creare lavoro, per star meglio tutti. Allora si reimpara a guardare il proprio vicino senza sospetto e si comincia a ricostruire un tessuto sociale, un cambiamento delle coscienze, la conquista di una maggiore consapevolezza di ciò che è prioritario nella nostra vita e che coesiste anche nella vita degli altri. Per questo la solidarietà è necessaria, sempre in ogni epoca della storia. E qui ho riportato e citato Elisabetta Perazzo, perché queste sono le sue parole. Ma la solidarietà, come l'ha definita Bruno Trentin, venendo ad inaugurare qui la mostra dedicata ai 100 anni della Camera del Lavoro di Bologna nel 1903, ha detto Trentin a quel momento, la solidarietà è un patto di unità tra diversi che può essere il sindacato. Questa l'ha definita lui. E per questo la solidarietà è necessaria sempre, perché sempre, per citare Elisabetta Perazzo, altrimenti si è ad avanzare la barbarie. E credo che nessuno di noi voglia che ad avanzare sia la barbarie. Quindi adesso lascio la parola per l'ultima introduzione, prima di poter vedere il video. Ci ha raggiunto Gianluca Farinelli, direttore della Cineteca di Bologna, e lo ringraziamo per essere qua con noi. Grazie a voi per l'invito. Ho anche visto il film che state per vedere, che è molto, molto interessante e che del resto, come hai detto, gli archivi sono importantissimi. Ecco, se non fossero così importanti nel 1920 i fascisti non avrebbero distrutto gli archivi della Camera del Commercio, della Camera del Lavoro e tutte le dittature non sarebbero preoccupate con tanta cura di nascondere gli archivi e oggi continuamente vediamo il rischio che gli archivi vengano dispersi, che vengano chiusi, che vengano oppure che finiscano nelle mani di quei 3-4 signori feudali che oggi rischiano di governare il mondo del presente e del futuro e che magari fra qualche tempo, per avere le foto delle nostre famiglie, dovremo chiedere a Elon Musk se ce le dà, se ci dà accesso alle foto della nostra storia. Quindi la questione degli archivi non è una questione lontana, una lontana questione che interessa qualche vago intellettuale. Gli archivi contengono la storia, contengono la verità, contengono le nostre radici e per questo vanno difese con grande attenzione, soprattutto oggi in un mondo che fra poco avrà la possibilità di manipolare qualsiasi tipo di immagine grazie all'intelligenza artificiale. Quindi mai come oggi gli archivi vanno protetti. E perché? Perché gli archivi sono uno straordinario strumento di conoscenza e per trasmettere questa conoscenza a chi non c'era, a chi abbiamo questo
privilegio straordinario di poter godere di archivi che non sono solo di carte, ma sono archivi di immagini, sono archivi di voci, di testimonianze. E vedendo il filmato e ascoltando le parole di Adriana Lodi, mi ero appassionato a Diana Sabbi, e quindi entrando qui, ricevendo la figurina della memoria di Diana Sabbi, ho detto: beh, guarda che bel lavoro che sta facendo la Camera del Lavoro, perché ricostruire, dare una dimensione umana, trasformare un nome in una figura che ha vissuto, che si è battuta, che ha avuto delle idee, dei principi, che ha avuto il coraggio di mettersi completamente a disposizione per un ideale, oggi abbiamo più che mai bisogno di fare quello che ha fatto la Chiesa dopo qualche secolo, cioè di costruire i propri santi, no? Di dare una verità a queste figure che sono state così decisive per la storia democratica e repubblicana del nostro paese, senza le quali non saremmo qui. Qualche giorno fa, assistendo a una proiezione al Modernissimo, una proiezione di Northern, il film realizzato da questo collettivo di palestinesi e israeliani che hanno lavorato assieme per raccontare la tragica situazione di Gaza, alla fine della proiezione una signora anziana si è alzata e ha cominciato a dire: ma come possiamo essere in silenzio di fronte a questi fatti spaventosi che stanno accadendo? E una ragazza dal fondo della sala ha detto: no, ma noi siamo andati, abbiamo fatto delle manifestazioni, ma ci hanno manganellato. E la signora ha detto: ma tu non ti rendi conto, mia madre era una partigiana, mio padre era un partigiano, hanno rischiato la vita, e io nel 68, ma sai quante volte sono stato picchiato in una manifestazione, ma l'ho fatto perché volevo che voi aveste questi diritti, adesso voi avete questi diritti, li dovete difendere. È stata una piccola lezione di storia che ci dice come in questo mondo in cui tutto sembra essersi rivoltato, ecco, sembra di essere in un racconto di Calvino dove i cattivi hanno preso magicamente il potere in ogni parte della terra. Ecco, in questo momento bisogna essere certi che c'è ancora domani, come giustamente ci ha fatto vedere Paola Cortellesi. C'è ancora domani e mai come oggi dobbiamo crederci, e mai come oggi è importante raccontare la storia e raccontarla facendo parlare i documenti e i testimoni. Io ho avuto la fortuna di conoscere molti partigiani, di avere una certa frequentazione con William Michelini, che proprio tra febbraio e marzo mi chiamava ogni anno per allestire la rassegna dei film dedicati alla lotta di liberazione al 25 aprile, che puntualmente ogni anno, anche quest'anno, abbiamo organizzato, anche se William non c'è più. E sono veramente molto amareggiato per non aver fatto quello che fino a 20 anni fa era semplice, cioè registrare le testimonianze dei partigiani, ecco, fargli le domande che oggi mi verrebbe naturale di porgli, ma è troppo tardi. Questo per dire, ed è molto bello nel documentario, soprattutto la seconda parte, quella con i documenti, quella con le testimonianze, quella in cui vediamo le persone parlare. È molto bella la parte che riguarda
Trentin, e qui c'è Duccio Campagnoli che ha un ricordo molto, molto vivo, molto lucido di quel momento, ed è molto bello perché è un passaggio molto rilevante nella storia recente del sindacato, ma nella storia recente della nostra città e del nostro paese. E questo ci dice, ecco qui, proprio grazie alla ricchezza dei materiali, noi siamo dentro la storia. E si capisce, vedendo questo filmato e vedendo in particolare i materiali che riguardano Trentin, come noi siamo la storia, quello che stiamo facendo è una parte della storia. E quindi dobbiamo avere una grande attenzione verso, anche oggi, la nostra capacità di ricordare quello che stiamo dicendo, di ricordare quello che stiamo facendo, di ricordare i passaggi, le difficoltà, i dubbi. E proprio questa è la grandezza del passaggio su Trentin, sulla sua sofferenza, no? Sulla sofferenza di Trentin ad andare, quando lui dice il sindacato è forte quando va oltre i propri interessi, no? È pieno di frasi che è difficile dimenticare. Ecco, concludo su questa cosa. Vi dicevo, sono molto dispiaciuto di non aver fatto, quando era possibile, le registrazioni delle conversazioni, delle registrazioni sui partigiani che erano ancora vivi e in grande attività, e come dire, la loro stessa umiltà ha fatto sì che in fondo non li documentassimo come era giusto fare. Vi dicevo di William che tutti gli anni ci ponevamo la questione, quest'anno come ricordiamo il 25 aprile, quali sono i film erano sempre più o meno gli stessi, e quindi il programma, insomma, gira era sempre più o meno quello. Ecco, negli ultimi anni sono successe due cose che danno speranza. Da un lato la digitalizzazione ha fatto sì che dagli archivi di tutto il mondo comparissero materiali di cui non sospettavamo l'esistenza e che raccontano la guerra tra il 44 e il 45 in Emilia Romagna e a Bologna, quindi sono molte più immagini rispetto a quelle che erano disponibili 10 anni fa, e ancora ne attendiamo. E poi da qualche anno a questa parte si sono moltiplicati i filmati di giovani registi, di giovani autori che in maniera indipendente, più o meno indipendente, realizzano film, documentari sulla Resistenza. Ecco, questa è una grandissima novità, era qualcosa che non esisteva, e quindi se da un lato ci dispiacciamo di non poter più condividere la gioia di questa visione con i protagonisti di quella storia, dall'altro credo che loro sarebbero molto felici di vedere come la storia della Resistenza, la storia della lotta di liberazione interessi oggi più che mai i giovani e i giovani autori che vogliono raccontarla. Grazie.